Ciao a tutte e buon anno, primo tutorial del 2025. Oggi realizzerò l'abbigliamento di Nunu. Guardate un po' cosa c'è, anche il profumatore all'interno e il suo nome scritto su un cuoricino in legno. Adesso iniziamo il tutorial, ma vi avviso che i passaggi saranno tanti e il video sarà abbastanza lungo. Quindi se non riesco a pubblicare tutto il video in un'unica volta, state tranquille che lo pubblicherò in due parti oggi stesso. Prima pubblico il tutorial, la prima parte, e subito dopo, il tempo che YouTube mi carica il video, pubblicherò l'altro. Quindi io spero di riuscire a pubblicarlo tutto, ma nell'eventualità vi troverete le due parti complete. Adesso vado a realizzare il cappellino. Allora, nel cartamodello troverete questa sagoma e con la scritta in doppio. Che cosa dovete fare? Dovete ritagliare il cartamodello, decidere con quale tessuto volete realizzare il cappellino. Io farò questa parte dietro con questo tessuto, che è un tessuto 100% cotone, però potete utilizzare qualsiasi tipo di tessuto. E la visiera invece la farò con il velluto. Allora, con il velluto o con il cotone, questo qua 1000 righe, adesso deciderò. Quindi che cosa dovete fare? Dovete ritagliare il cartamodello dove c'è la scritta in doppio, che cosa dovete fare? Dovete prendere il tessuto e piegarlo dritto su dritto e lo mettete così in doppio. Questa sagoma deve essere praticamente, il tessuto deve contenere questa sagoma. Quindi mi sistemo il tessuto così, mi fermo adesso per bene il cartamodello, magari mettete gli spilli, prendo la penna cancellabile e mi vado a disegnare il contorno. Poi tolgo il cartamodello, metto due spilli, mi fermo il tessuto e vado a ritagliarmi questa sagoma. E vado a ritagliare proprio sul segno appena preso perché contiene già i margini di cucitura. Poi prendete un pezzettino di elastico, adesso vi do anche la misura. Questo misura 13 centimetri ed è un elastico da mezzo centimetro, ma se avete anche da un centimetro va bene, non è un problema. Quindi a questo punto cosa dovete fare? Fate una rifinitura con lo zig zag qui sul bordo e poi dopo aver fatto lo zig zag andate a formare un bordino di un centimetro, così, e lo andate a cucire con un punto dritto. Io userò una lunghezza punto 2 e la tensione del filo a 4. Ho fatto la rifinitura con lo zig zag e poi ho realizzato questo bordino da un centimetro. Ora cosa dovete fare? Dovete andare a prendere questi segni. Quindi distanziatevi da qui di un centimetro e metto un segnetto. E di qua un altro centimetro dal bordo e mettete un altro segno. Adesso quello che dovete fare è prendere l'elastico e appoggiarlo qui dove c'è la rifinitura dello zig zag, lo appoggiate qui sul segno dove, perché qui questo centimetro e alla fine non dovete attaccare l'elastico, quindi attaccatelo scendendo di un centimetro, quindi vi spostate, iniziate, bloccate il punto e dopo aver bloccato l'elastico così, deve stare in questa maniera, dovete tirare leggermente l'elastico man mano che lo andate a cucire con un punto dritto, qui sulla parte centrale di questo elastico, sulla metà. Adesso vi faccio vedere. Scendo dove c'è il segnetto dove ho messo un centimetro, qui, appoggio l'elastico, così, e lo vado a bloccare sulla metà di questo elastico. Aspettate che flash. A questo punto vado a bloccarmi il punto, faccio questa cucitura senza tirare. Ok, ho bloccato il punto, adesso vado a tirare così l'elastico e faccio questa cucitura sulla metà dell'elastico. E mi fermo qui dove c'è il segno, l'altro segno che ho preso a un centimetro e poi taglio l'elastico in eccesso. Continuo. Blocco il punto perché sono arrivata dove avevo messo il segnetto e questo eccesso di elastico adesso io lo vado a ritagliare. Allora, ho tagliato quel pezzettino di elastico in eccesso
e questo è il risultato. Ho arricciato il dietro della cuffietta. Adesso vado a realizzarmi la visiera, quindi prenderò due tessuti, tagliate sempre il cartamodello e qui troverete anche la scritta in doppio. Questa è la visiera. Che cosa dovete fare? Qui c'è scritto per due, quindi dovete ritagliare due tessuti e devono avere la stessa misura. Quindi prendo questo tessuto, questo è un cotone 1000 righe, mi posiziono sul dritto, metto dritto con dritto il tessuto e mi vado a piegare in doppio questo tessuto che deve contenere il cartamodello. Quindi prendo il cartamodello, così, fermate magari con gli spilli, e intanto mi vado a ritagliare un tessuto perché sarà di due colori. Allora, io decido che l'interno sarà sempre così a righine e la parte esterna sarà di questo colore, che sta benissimo. Quindi appoggio il cartamodello, mi vado a ritagliare la sagoma, prima la disegno e poi la vado a ritagliare. Prendo direttamente il tessuto già tagliato, lo vado ad appoggiare sul tessuto che sarà all'interno della mia visiera, me lo fermo per bene con gli spilli e me lo vado a ritagliare. Questo tessuto lo posso anche ritagliare direttamente un rettangolo, perché l'importante è che avete come riferimento un tessuto tagliato in modo perfetto. Quindi me lo fermo bene e me lo vado a ritagliare, ma vado a ritagliare direttamente il rettangolo. A questo punto io mi ritroverò dritto col dritto, vado a fermare di nuovo con gli spilli tutti e due i tessuti e adesso vado a unirli insieme. Questo è il modo più semplice per realizzare questa cuffietta. Ok, adesso che ho fermato, io vado a bloccare il punto, sempre lunghezza punto 2, tensione del filo a 4 e vado a cucire a 1 centimetro dal bordo, così tutto intorno e qui lascio completamente aperto. Allora, ho fatto questa cucitura a 1 centimetro dal bordo e qui è aperto. Adesso andate a ritagliare distanziandovi dalla cucitura di mezzo centimetro. Io sto usando questa forbice a zig zag, ma se non l'avete potete distanziarvi dal bordo di mezzo centimetro e magari nelle parti curve fate dei piccoli taglietti, sia qui che qui, stando attenti chiaramente a non toccare la cucitura, altrimenti si scusa ovviamente. Quindi mi vado a ritagliare l'eccesso e a questo punto vado a girare il tessuto sul dritto. Qui vi consiglio di stirare e tirare per bene fuori le cuciture perché adesso bisogna fare anche una piccola ribattitura vicino al bordo. Vedete? Così. Adesso io per velocizzare non stiro, però adesso mi vado a fermare, quindi questo sarà il tessuto che si vedrà. Quindi mi fermo qui il tessuto mentre tiro fuori con le dita le cuciture e metto anche degli spilli per non far muovere il tessuto. Quindi, ok, adesso vado a fare una ribattitura vicino al bordo e qui lascio aperto. Allora, io ho fatto la ribattitura. Allora, prima di andare ad arricciare adesso la cuffietta, adesso vi faccio vedere il prossimo passaggio, dovete unire così le due estremità, sistemate bene la cuffietta e andate a cercarvi la metà. Quindi la metà di questa cuffietta è qui. A questo punto o mettete un segnetto con la penna oppure fate un piccolissimo taglietto come riferimento, così proprio poco. Ecco fatto. E questo è il riferimento, vedete? Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad arricciare. Adesso cosa dovete fare? Prendete la cuffietta, dove avevamo lasciato 1 centimetro a destra e 1 a sinistra, cosa dovete fare? Adesso dovete, aspettate che mi tolgo questo eccesso di elastico,
Dovete fare 2 cuciture aumentando la tensione del filo, quindi metterò la rotellina a 9 e la lunghezza del punto la mettete al massimo a 5, poi togliete il fermapunto e allungate un po' qui il filo, mettetelo, lasciatene un po'. E dovete adesso andare a fare una cucitura distanziandovi dal bordo di mezzo centimetro fino a qui e poi un'altra cucitura distante dalla prima cucitura sempre di mezzo centimetro. Quindi dovete fare 2 cuciture. Adesso vi faccio vedere. Quindi ho messo la lunghezza del punto a 5, la più lunga che avete. Poi ho tolto il fermapunto, ho messo la rotellina al massimo, quindi a 9, e ho allungato il filo qua sotto. Accertatevi che la sfoglina sia piena, perché a me succede molto spesso quando devo fare un lavoro così di arricciare, va a finire che la sfoglina è quasi vuota e poi devo ricominciare. Quindi la spoletta deve essere piena di filo e adesso dove avevo segnato 1 centimetro che deve rimanere libero sia qui che qui, inizio a farmi la prima cucitura a mezzo centimetro dal bordo e mi fermo qui, ma non blocco il punto, mi raccomando, anzi, quando arrivo qui lascio, sollevo l'ago e lascio anche un po' di fili in più. Quindi metto a mezzo centimetro dal bordo, ok, e inizio, il filo è già allungato e inizio a cucire da qui. E il tessuto mi si andrà ad arricciare. Sollevo l'ago, alzo il piedino e lascio un po' di filo in più. La cuffietta mi si è ricciata, questo filo in più mi servirà adesso per distribuire bene la ricciatura se devo allentare o stringere ancora. Quindi per ora lo lascio così. Adesso vado piano piano così ad allargarmi la ricciatura. Ragazze, ne basta una, facciamone soltanto una. Ok. Riporto nuovamente tutto, quindi lunghezza punto 2. Non facciamo un altro giro di arricciatura, va bene soltanto una. Rimetto la tensione a 4 e mi metto il fermapunto. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo prendere la metà anche alla visiera, quindi piegate così perfettamente a metà e io anche qua o mettete un segnetto, uno spillo oppure un piccolo taglietto. Io farò questo. Così mi sono segnata anche la metà della visiera. Adesso vado ad assemblare la visiera, la cuffietta. Quindi ho deciso che questo sarà il fuori e questo sarà l'interno. Quindi mi posiziono adesso. eh, allora, adesso dovete, qui c'è il riferimento della metà, quello che abbiamo preso prima della cuffietta. Adesso dovete fare la seguente, decidete quale si vedrà fuori, diciamo visiera, se questa è tinta unita, se anche voi fate come me di 2 colori diversi. E a questo punto io decido che questa sarà quella che si vedrà fuori, quindi mi posiziono questa sulla metà, quindi vado a mettere la metà sulla metà di questo riferimento che avevo preso qua, ecco. Quindi vado a mettere metà con metà, i due segnetti li faccio combaciare così, mi fermo con gli spilli e adesso dovete distribuire i fili in più, servono a questo, per allentare la ricciatura oppure per arricciare ancora di più. Adesso devo portare questa metà della visiera su tutta questa parte qui, quindi adesso se dovesse essere troppo arricciato, voi lo andate ad allentare tirando leggermente solo il filo, un filo. Se invece è troppo arricciata, la allentate. Adesso comunque devono combaciare perfettamente. Quindi io piano piano mi vado a sistemare questa piccola ricciatura perché questa estremità deve arrivare qua sotto. Quindi io che faccio? Intanto mi vado a sistemare l'estremità qui e fermo con uno spillo. E adesso questa ricciatura qua me la vado a distribuire su questa metà della visiera. Quindi la vado ad allentare o ad arricciare, quindi io la devo arricciare ancora un po', quindi vado a prendere il filo, vedete, vado a tirare leggermente e me la vado ad arricciare, così posso distribuire uniformemente la ricciatura sul bordo della visiera. Ok, adesso ci siamo e mi vado adesso a fermare tutto con le mollettine. Io userò le mollettine, tanto il pezzettino è piccolo, quindi
mi vado a distribuire questa ricciatura e me la vado a fermare così. Fate in modo che sia uniforme questa ricciatura. Quindi mollettina, mollettina. Ok, mettiamo un'altra. Vedete? Quindi questo è il dietro e questo è il davanti. Ora, appena io mi vado a sistemare anche quest'altra metà della visiera, quindi il mio consiglio è prendere questa estremità e metterla qua. E poi vi andate a distribuire la ricciatura in modo uniforme. Quindi vado a tirarmi il filo, quello giusto, tiro e mi vado ad arricciare un altro pochino. Ecco fatto. E mi vado a fissare anche questa parte qui, così. Che adesso me la vado a bloccare. Ok. Dopo aver distribuito in modo uniforme questa ricciatura, poi metto uno spillo, così. Adesso vado a cucire a bordo piedino tutta questa parte qui. E così abbiamo già formato il cappellino alla paperotta. Adesso vi faccio vedere la cucitura, ma è facilissimo. Allora, inizio la cucitura. Sono messa a bordo piedino, inizio e blocco il punto, tolgo lo spillo e inizio a farmi questa cucitura. Sono arrivata alla fine e blocco il punto. E questo, aspettate che tolgo anche questi spilli, e questo sarà il risultato. Adesso vi faccio vedere meglio. Allora, questa è la cuffietta, guardate quanto è bella. Adesso io qui voglio mettere anche un merletto, bellissima. E poi adesso qui per allacciare decidete se mettere un nastrino o del tessuto. Io metterò, adesso vediamo, un nastrino per realizzare poi, per chiudere la cuffietta. Questa parte qui, adesso io me la vado a rifinire con uno zig zag, la parte interna, perché non è rifinita e il lavoro deve essere pulito, quindi adesso io mi tolgo l'eccesso di questo tessuto e mi vado a rifinire il tessuto con lo zig zag. Quindi mi vado a togliere questo eccesso e prima di indossarla a Nunu, la cuffietta deve essere pulita e ben rifinita. Ecco fatto, faccio adesso uno zig zag qui fino alla fine su tutto questo bordo e poi la proviamo a nanà, a Nunu, scusate. Adesso che ho rifinito con lo zig zag, prendo, io ho scelto questo merletto in cotone e me lo vado a posizionare qua sul bordo della visiera, così, guardate quanto è carino. Quindi adesso me lo vado ad applicare e poi lo vado a provare a Nunu. Quindi taglio e vado a cucirlo. Quindi lo piego così, lo appoggio qui sul bordo della visiera e me lo vado a cucire qui con un punto dritto senza tirarlo, solo accompagnando il merletto al tessuto, altrimenti verrà tutto tirato il merletto. Quindi vado a fare questa cucitura. Voglio fare il fiocchetto direttamente col tessuto che richiama questo. Quindi ho preso una striscia che misura, adesso ve lo dico. Allora, questa striscia misura 8,5 di altezza per 44 di larghezza. Adesso metto dritto con dritto così e mi vado a cucire tutto intorno e lascio un'apertura sulla metà di questo fiocco. Quindi cerco la metà che è qua e qui lascerò un'apertura su questa metà. Questa apertura sarà di 6 cm, quindi 3 di qua e 3 di qua. Allora ho cucito, adesso da questa apertura vado a risvoltarmi il fiocchetto. Allora potete anche tagliare sulla metà fondamentalmente, perché adesso questo così lo devo dividere in due, quindi facciamo prima, vado a risvoltare così
Ecco fatto, tiro fuori per bene gli angoli. Ok, adesso qua poi magari stirate. E adesso con due puntini o di colla o di cucitura a mano ne andiamo ad inserire ai lati della cuffietta e formiamo il fiocchetto. Adesso indossiamo subito perché sono curiosa di vedere come sta a Nunu questa bella cuffietta blu a righe. Adesso io non farò nessuna ribattitura qui dove c'è l'apertura, adesso io farò la seguente. Allora, accendo la pistola, potete farlo se no anche a macchina, andate a formare così questa piega in questa maniera. Piegate le due estremità e formate questa sorta di tipo pence. Adesso con un punto di cucitura anziché di colla, io me lo vado a fissare sotto la macchina. Ok, in questa maniera, così. Perché adesso questo io lo devo inserire qui all'interno della cuffietta, in questa maniera. E faccio la stessa cosa anche a quest'altro tubolare, quindi ripiego l'altra estremità così e me lo vado a fissare con un punto di cucitura. Quindi, ok, tolgo un po' di eccesso, perfetto. Però ragazze io prima devo andare a stirare perché così non sopporto il tessuto stropicciato. Allora un attimo stiro e lo andiamo ad applicare alle cuffiette. Ok, adesso o cucite o prendete la colla, tanto non si vedrà nulla. Prendete questa parte qui dove sono andata a ridurre, diciamo, la parte superiore, questa parte, e dove c'è praticamente l'attaccatura qui di lato della visiera, io mi vado ad incollare con un po' di colla qui, questa parte qui, così, in questa maniera. Aspetto che fa presa. Ok, e l'altra qui, quindi questa parte qui aperta, io l'appoggio così, deve stare così, la parte dove ho cucito, quindi qui metto un puntino di colla dove c'è qui l'inizio della visiera e mi vado a fissare qui questa parte. Ok, adesso indossiamola a Nunu. All'interno va inserito un po' di ovatta a fiocchi. Chiaramente la papera non ha questa gran testolina qua, quindi adesso la andiamo a riempire. E poi non la fissiamo per ora, io la vado solo a provare perché prima vado a realizzare il vestitino, prima di bloccare la cuffietta alla testa di Nunu, nella testa di Nunu. Vi prendete un po' di ovatta, la inserite all'interno, così. Poi prendete la vostra paperotta, non so che nome darete, scegliete un bel nome e fate così delle prove per vedere se l'imbottitura sì, va bene, che avete inserito va bene. Mamma mia, è un amore. Adesso vado a provarla. Direi che va bene l'imbottitura, però questa poi deve essere incollata qui. Per ora però non vado ad incollare perché prima devo inserire il vestitino. Quindi direi che è perfetta. Intanto vado a formare un fiocchettino a questa bella paperotta. Ok, se volete il fiocco molto più lungo, aumentate in larghezza la misura. Io non lo voglio molto lungo. Ok, adesso piano piano me lo vado a sistemare. È un amore. La mia bella Nunu. Ok, adesso qua metto per ora degli sfilli perché ripeto non posso incollare ancora. Mamma mia, veramente bella Nunu. Ok, e questo è il cappellino, guardate che bella. Ok, allora adesso passiamo all'ombrellino, quindi prendo Nunu, un attimino la mettiamo qua. Allora, questo ombrellino io l'ho rivestito, la struttura l'ho acquistata, sono questi ombrellini
Allora, io adesso nella descrizione del video vi metterò il link dove potete acquistarlo e lo trovate di vari diametri di misura. Questo che c'ha Nanà è di 35 centimetri di diametro. Quello che ho adesso qui, però questo non è un accessorio che metterò a Nunù, però vi faccio vedere come l'ho rivestito. Questo è un pochino più grande di quello di Nanà. Quello di Nanà è di 35 centimetri di diametro. Questo ombrellino invece è di 40 centimetri di diametro. Sono gli ombrellini giapponesi che sono realizzati con la carta e in bambù. Il costo di questo ombrellino si aggira intorno ai 4-5 euro in base al diametro che voi acquistate. Più grande è, più vi costerà. Questo ombrellino si apre e si chiude perché c'è un meccanismo all'interno. Io non ho fatto altro che rivestirlo col tessuto e poi l'ho incollato. Tutto qua. Adesso vi faccio vedere come dovete fare se volete acquistare questo ombrellino. Per chi invece non riuscisse a trovarlo, io vi consiglio però di andare anche in negozi dei cinesi, perché essendo un ombrellino giapponese sicuramente lo trovate, lo potete trovare anche lì. Ma se non lo trovate lì, adesso vi posterò il link dove poterlo acquistare. Per chi invece non avesse la possibilità magari di fare un acquisto online, io tra qualche giorno farò, per chi non riesce magari e non ha la possibilità di acquistarlo online, vi farò un piccolo tutorial su come realizzarlo facilmente, senza bisogno di acquistare questo. Chiaramente non si chiuderà l'ombrellino che farò io, perché io non sono così, diciamo, specializzata nel fare questo tipo di lavori in legno, però lo potete tenere tranquillamente aperto. Oppure, se poi vi farò vedere il tutorial quando tra qualche giorno lo farò, oppure lo potete tenere chiuso e tenerlo magari così, metterlo così alla vostra bambolina, alla vostra paperotta. Comunque, adesso vi faccio vedere cosa dovete fare per rivestire questo tipo di ombrellino. Quindi, ricapitolando, quello che c'ha Nanà, questo qua, è di 35 centimetri di diametro. Questo qui invece è 40 centimetri, un pochino più grande, ma il procedimento sarà identico. Adesso vi spiego pure come dovete calcolare le misure in base al diametro dell'ombrellino che deciderete voi di mettere alla vostra paperotta. Allora, per prima cosa io ho preso un tessuto semplice di cotone bianco perché, ripeto, vi farò vedere la dimostrazione su come si riveste, ma non è un accessorio che metterò a Nunu, ma è giusto che voi vediate come si realizza. Allora, quindi ho scelto questo tessuto bianco, anche perché, ripeto, non lo attaccherò poi all'ombrellino, questo magari poi più là farò qualche altro tipo di personaggio a cui metterò anche l'ombrellino. Non mi voglio ripetere eh, con la stessa decorazione. Quindi cosa fate? Nel momento in cui voi acquistate il vostro ombrellino, lo aprite e lo bloccate. Poi prendete un tessuto che deve essere chiaramente un pochino più grande di questo cerchio. Lo appoggiate su un pezzo di carta o direttamente sul tessuto, prendete la penna cancellabile, lo posizionate e iniziate con la penna cancellabile a prendere così la misura del vostro ombrellino, così mettendo man mano lo girate, lo fate appoggiare sul tessuto, sulla carta e andate a prendere tutto il contorno del vostro ombrellino. Così, io ho fatto così praticamente. Io ho preso l'ombrellino, mi sono posizionata, ho disegnato e poi ho ritagliato il tessuto senza aggiungere nessun margine di cucitura. Una volta fatto questo, quello che dovete fare è rifinire questo cerchio con lo zig zag. Io qui ho messo anche il volà, vedete? Tutto intorno, quindi come dovete calcolare quanto volà dovete mettere intorno. Allora, quello che dovete fare è piegare il tessuto così a metà una volta che avete preso il contorno e andare a misurare quanto misura il diametro. Questo misura 40 centimetri. Prendete una calcolatrice e fate questo calcolo. Dovete fare in base al diametro che avete voi, qualunque sia 40, che è il diametro del vostro cerchio, e poi fate per 3,14. Io lo so perché già ho fatto i calcoli con la calcolatrice. Il risultato sarà 125, significa che la circonferenza di questo cerchio, la misura è 125 centimetri, 1,25 m. Quindi il volà misurerà 2 volte in più, quindi 125 per 2, quindi dovete fare la striscia di tessuto lunga il doppio, quindi 125 dovete farla di 2 metri e 50 centimetri. Questo calcolo lo potete fare a qualunque cerchio quando volete sapere quanto tessuto dovete mettere. Per questo ombrellino che è 35 centimetri di diametro,
io ho fatto questa operazione, quindi ho calcolato 35 per la formula è questa, per 3,14 e il risultato mi dà 109,9, arrotondo a 110. Quindi il doppio di questa misura è 2 metri, 2 metri e 20, ma vanno bene anche 2 metri di tessuto lungo. Quindi questo è il calcolo che voi dovete fare per qualsiasi diametro voi avete e volete sapere quanto misura la circonferenza. Tutto qua, è semplicissimo. Quindi a questo punto prendete una striscia di tessuto che sia lunga, se il diametro è di 40 centimetri, di 2 metri e mezzo. E che cosa dovete fare? L'altezza decidetela voi. Questa altezza qui, adesso vi do la misura. Allora, questa misura 4 centimetri e mezzo di altezza, questo volantino. Questo qui con cui io farò la simulazione invece misura 6 centimetri di altezza per 2 metri e mezzo, perché il diametro, ripeto, è di 40 centimetri. A questo punto cosa dovete fare a questa striscia? Dovete andare a realizzare un orlino piccolino sulla parte in basso, così, e lo andate a cucire per tutta la misura, per tutta la lunghezza. Una volta che avete fatto l'orlino con un punto dritto, cosa fate? Dove c'è la parte diciamo non rifinita, la prendete, la posizionate sul dritto del vostro tessuto e iniziate. Allora, mettete la striscia di tessuto, quindi il volà, dritto col dritto. La parte non rifinita deve stare qui appoggiata sul bordo. L'appoggio qui sul bordo e adesso mi vado a creare tante piccole pieghette. Non andrò ad arricciarlo, creerò delle piccole pieghette, ma se voi volete potete prima arricciarlo e poi fissarlo sul bordo. Quindi dritto con dritto, il bordino che avete fatto dell'orlino di 1 centimetro deve stare qui, da questa parte, questo lo dico perché ha le prime armi, e quando iniziate la cucitura sul bordo dovete lasciare 3 dita libere, non cucite, perché poi dobbiamo fare l'unione delle due estremità una volta che ho fatto tutte le pieghette a questo cerchio. Quindi adesso vado sotto la macchina da cucire e vado a realizzarmi tutte queste piccole pieghette. Adesso ve lo faccio vedere. Dimenticavo, prima di attaccare il volà, quello che dovete fare è piegare il tessuto a metà, ripiegarlo così nuovamente. Adesso qui dovete fare un piccolo taglietto, ma proprio piccolo, così, perché prima mi vado a provare se la misura che ho preso calza a pennello. Quindi apro l'ombrellino. Una volta che ho fatto questo taglietto, vedete, io mi vado a provare la misura. Allora, l'ho fatto troppo piccolo, aspettate che meglio piccolo e mano a mano andate ad ingrandire il foro. Aspettate, è troppo ingombrante questo ombrellino, il mio tavolo è troppo piccolo, quindi piego, ripiego e mi vado ad allargare un pochino questo foro così. Adesso dovrebbe andare bene, vediamo, dovrebbe andare bene. Prendo il mio ombrellino, lo inserisco qua, perfetto, adesso entra perfettamente e mi vado a prendere la misura. Ok, quindi qua vedete c'è eccesso di tessuto, quindi cosa dobbiamo fare? Prendete la penna cancellabile, vedete c'è questo eccesso di tessuto, non dovete fare altro che prendervi la misura così, senza essere troppo precise, non vi preoccupate perché il lavoro verrà fatto bene. Vi prendete questa misura perché dobbiamo andare adesso a cucire su questa piega così. Tolgo il tessuto, aspettate, chiudo l'ombrello, quindi tolgo il tessuto. Quando prendete questa misura, questa parte deve essere il rovescio, non mettetelo quando lo andate a provare sul dritto, questo deve essere il rovescio, perché nel momento in cui andate a prendere questa misura, dovete far combaciare questi due segni, questo e quest'altro, così, e dovete adesso andare a cucire qui con un punto dritto e a togliere questo eccesso di tessuto, questa parte qui. Quindi faccio questa cucitura, io mi trovo sul rovescio del tessuto, io non ho un dritto rovescio, attenzione, però voi fatelo sul rovescio, scusatemi.
Ok, blocco il punto, ho fatto questa cucitura e adesso mi taglio l'eccesso di questo tessuto che mi crea difetto perché non è preciso, così aprite e questa cucitura poi andrà dietro. Prendo il mio ombrellino, lo faccio entrare qui, apro e adesso è perfetto. Poi la cucitura voi la fate, diciamo, la mettete poi dietro, poi non è neanche antiestetico perché comunque è fatta bene la cucitura. Ok, adesso posso andare ad attaccare il mio volà. Vediamo questo ombrellino, direi ombrellone, ombrellino. Allora, mi posiziono sul dritto, prendo il mio volantino e adesso vi faccio vedere come fare le pieghette. Lunghezza punto 2, tensione del filo a 4. Dritto col dritto, la parte non rifinita deve stare qua sul bordo del cerchio. Iniziate lasciando 3 centimetri liberi che non devono essere cuciti e adesso vi faccio vedere la cucitura. Faccio vedere a rallentatore come fare la pieghetta. Allora, aspettate, ok, quindi prendo il tessuto, quindi il volà, lo piego così e formo questa piega, così. A questo punto tengo fermo, abbasso il piedino e vado a cucire. Appena supero la piega, questa interna, voi lo sentite toccando anche e guardando così, cosa faccio? Sollevo il piedino e mi vado a formare così un'altra pieghetta, così. Vi potete aiutare anche con una pinzetta, così. Abbasso il piedino e continuo, sollevo e continuo la cucitura. Ora sono arrivata alla fine e devo unire le due estremità. Vado a bloccarmi prima il punto e mi ritroverò così. Adesso cosa faccio? Prendo le due, diciamo le due estremità, metto così dritto con dritto e vado a cucire con un punto dritto. Blocco, taglio il tessuto in eccesso, se volete potete anche rifinire questo bordino, questa parte qui con lo zig zag e poi mi vado a continuare queste pieghette così, vado a piegare perché tanto è rimasto un pezzettino, mi formo la piega anche così con le dita e mi vado a bloccare adesso quest'altra diciamo parte che non avevo cucito, quindi me lo fermo così, lo metto sotto la macchina da cucire e mi vado a fermare tutto questo pezzettino, blocco il punto e così ho attaccato il volà al cerchio. Vedete adesso io mi ritroverò così. Ok, adesso che ho attaccato il volà, quello che vi consiglio è di fare una ribattitura vicino al bordo, altrimenti il volà starà così. Dopo aver fatto la ribattitura qui vicino al bordo, vedete, il volà starà appiattito, non tenderà ad andare all'insù. A questo punto adesso dal foro io inserisco la punta di questo ombrello. Adesso decidete quanto volete aperto l'ombrellino, perché si va ad incollare diciamo, la struttura di rivestimento all'ombrellino. Aspettate, i fili proprio non li sopporto, i fili in più di cucitura. Ok, quindi decido che io lo voglio aperto così, lo sistemo, bene. E adesso quello che dovete fare è iniziate con la colla a incollare qui praticamente in ogni stecca, mettete la colla ed incollate. Ragazze, è praticamente veramente facile da realizzare, quindi lo incollate qui, mano a mano sistematevi l'ombrellino se si sposta o esce fuori dal buco, dal foro, piano piano vi dovete adesso con tanta calma andare ad incollare qui su ogni bacchetta il volà, così. Io continuo e vi faccio vedere il risultato finale. Allora, ho incollato, vedete, tutto il volantino sulle stecche qui. Adesso dobbiamo andare a nascondere questo foro. Quindi cosa faccio? Me lo vado a chiudere così, mentre me lo sistemo. Qui mettete sempre un pochino di colla, così, non farlo spostare più. Poi prendete qualche decorazione o del merletto o della passamaneria
E adesso vi faccio vedere cosa fare. Io ad esempio, in questo qui di Nanà, ho messo della passamaneria e poi un semplice fiocchetto in organza. Adesso a Nunu, che poi non metterò a Nunu, adesso a questo ombrellino vado a realizzare prendo un po' di merletto e vado a fare un punto fizza per arricciarlo. Adesso vi faccio vedere. Allora, ho preso un pezzetto di merletto. Allora, questo misura 30 centimetri, ma forse anche tanto, adesso vediamo. E vado a fare adesso un punto fizza qui. Tanto mi blocco un attimino qua il punto e mi vado ad arricciare eh, questo pezzettino di merletto, così. Allora, io ho usato tutta questa striscia che è di 30 centimetri. Adesso mi vado ad unire così le due estremità, quindi tiro e mi vado a bloccare questo insieme, così. Adesso taglio l'eccesso del tessuto e anche del filo e vado ad inserire adesso qui, perfetto, metto colla e lo inserisco all'interno così e ci sta anche benissimo, devo dire. O altrimenti mettete della passamaneria e poi decorate come più vi piace. Io ho fatto, ripeto, a Nanà un fiocchettino. Guardate quanto è carino, è asciugata la colla. Ok, aspettate, qui metto un altro pochino di colla. Ok, perfetto, perfetto. Guardate che carino. Apro e l'ombrellino è pronto. È facilissimo da rivestire, ragazze. Ok, aspettate, metto un altro pochino di colla qui, così lo tengo in giù. Questo merlettino. Ok, perfetto, questo lo userò per qualche altro pupazzetto che andrò a realizzare. Vediamo che cosa farò. Adesso arriva la Pasqua, perciò ci sarà l'imbarazzo della scelta. Ok, adesso l'ombrellino, questo poi chiaramente si può tenere anche chiuso, poi giocate voi con le vostre decorazioni e decidete se volete che Nanà o Nunu lo tenga così oppure aperto. L'ombrellino è stato realizzato. Allora, adesso andiamo a realizzare lo scaldamuscolo. Io ne ho già realizzato uno, guardate, poi chiaramente fermerò dietro ehm, con un puntino di colla per tenerlo fermo così o con un punto di cucitura, poi vediamo. Intanto andiamo a realizzarlo. Dovete prendere un tessuto, mi raccomando, questo tessuto deve essere elastico, un po' elastico, perché se no farete fatica ad inserirlo all'interno, anche se c'è l'imbottitura e potete magari schiacciarlo. Io vi consiglio un pochino elastico, un tessuto un po' elasticizzato, questo è del velluto. Allora, questo tessuto misura 17,5 di altezza per 15 di larghezza. Quello che dovete fare è fare un bordino così di 3 centimetri e mezzo qui, quindi 3 centimetri e mezzo qui e 3 centimetri e mezzo qui. Ok, e fate questa cucitura e bloccate il bordino vicino al bordo sia qui che qui. Ho fatto il bordino qui e qui. Adesso prendo il tessuto così e mettete così dritto con dritto e andate a cucire a bordo piedino. Poi togliete l'eccesso del tessuto e portate sul dritto e lo inserite alla zampetta della vostra paperotta, così. E poi lo sbuffate, anche perché poi secondo me o cucite o mettete un puntino di colla per tenerlo fermo, altrimenti tenderà a salire. Poi è in base al materiale che utilizzate. Ad esempio con questo tessuto in felpa sta meglio fermo, ma anche questo è stato fermato con un puntino di colla. Allora, inseritelo e adesso andiamo a realizzare il vestitino.
successivamente il grembiule, poi le decorazioni. Questo tutorial sarà un po' lungo, ragazze, perché ci sono stati tanti passaggi, ma è facile da realizzare, come potete vedere, tutto quello che vi sto facendo vedere. Allora, scaldamuscolo, vedete, pronto. Poi lo andremo a sbuffare così e lo terremo fermo con un puntino di colla. Ok, andiamo a realizzare il vestitino. Allora, andiamo a realizzare il grembiulino, che è molto più semplice, così ce lo togliamo. Carta modello, disegnate e poi ritagliate un tessuto. Io sto utilizzando sempre il velluto che richiamerà il tessuto degli scaldamuscoli. Adesso dovete, io metterò il volà, quindi la misura, adesso vi do la misura, vado a misurarmi quanto misura qua tutto intorno, è 34 centimetri all'incirca, quindi andrò a prendere il doppio di questa misura, quindi circa 70 centimetri. Prendo il mio volantino, farò sempre le pieghette così come ho fatto per l'ombrellino. A questo tessuto, che misura, adesso vi do la misura perché già io ho fatto l'orlino, misura 6 centimetri di altezza e solo su un'estremità, questa lunga, dovete fare un doppio orlino, così. Quindi adesso cosa faccio? Dopo aver fatto l'orlino sulla parte inferiore, mi vado a posizionare il mio volantino e inizio a fare le pieghette così come ho fatto per l'ombrellino. Allora, inizio da qui, dritto con dritto, però prima andate a fare solo su questa estremità, anche qui un doppio orlino, solo qui. Poi alla fine, se dovesse essere troppo lunga, quando lo applicherò, arriverò qui, se è troppo lungo taglio e mi vado a fare l'orlino anche in quest'altra estremità corta. Per ora necessita solo farlo sul lato, cioè da dove inizierò ad attaccare il volantino. Quindi punto dritto e mi vado a fare questo orlino a questa estremità. Quindi, ok, fatto l'orlino e adesso mi vado così, appoggio dritto con dritto, qui la parte non rifinita deve stare qui attaccata al bordo, inizio la cucitura e vado a fare come ho fatto per l'ombrellino, così, piegate il tessuto così e andate a formare delle piccole pieghette così e andate a cucire. Appena superate qui, così come abbiamo fatto per l'ombrellino, alzate il piedino e andate a formare altre pieghette tutto intorno. Quindi inizio, ve l'ho fatto vedere anche in modalità diciamo rallentata, facilissimo, se no arricciate come potete arricciare in tantissimi altri modi, o col piedino arricciatore o arricciando la striscia. Allora io adesso mi distanzio dal bordo di 1 centimetro e vado ad applicarmi il volantino. Quindi mi distanzio di 1 centimetro, mi prendo la mia pinzetta, blocco e inizio a farmi le pieghette, così, delle piccole pieghette. Levo, me ne formo un'altra, questo per tutto il contorno del grembiulino. Non so se voi vedete, aspettate. Allora, io sono arrivata quasi alla fine, vedete, il tessuto è abbondante, quindi, perché poi quello dipende anche se le pieghe le fate piccole o le fate più larghe, quindi vado a formarmi un'altra pieghetta, così, e me la vado a bloccare, così. Mi fermo, blocco il punto, vedete, rimane pochissimo, quindi io che cosa faccio? Mi vado a tagliare l'eccesso e considero anche l'orlino, quindi faccio occhio, così, e adesso mi vado a formare l'orlino e me lo vado direttamente poi a fissare, quindi prima faccio l'orlino, così, ok, e poi continuo e blocco la cucitura del volà che è proprio un pezzettino, così. Continuo la cucitura e blocco tutto. Ok, adesso necessita ribattitura, ragazze, guardate che carino. Adesso, vedete, adesso teniamo questa piega così, andiamo a fare la ribattitura qui vicino al bordo, così il volantino starà ben piatto e non tenderà ad alzarsi, ok? Quindi ribattitura qui vicino al bordo, tutto intorno.
Ok, una volta fatta la ribattitura, cosa dovete fare? Prendete, fatelo coincidere perfettamente. Su questa metà adesso voi dovete prendere il metro, andate a misurarvi un centimetro, cerco la penna, sono un po' così, ho qua disordinata, quindi metto un segnetto, mi distanzio dalla metà di un centimetro e poi scendo sempre di un centimetro, sempre sulla metà, e mi vado a formare questo triangolino. Anzi, facciamo 2 centimetri, scendo di 2 centimetri e mi vado a formare questo triangolino così. Adesso ve lo faccio vedere. Vado a creare questa piccola penza sulla metà di questo grembiulino così e vado a cucire con un punto dritto. Ok, taglio l'eccesso così. E ho formato questa piccola penza sulla metà di questo grembiulino. Adesso mi distanzio di un centimetro dopo aver fatto la prima, prendo e vado a piegare così e vado a formare questa sorta di angolino. Quindi distanziatevi adesso di un centimetro, così, appoggiate e adesso dovete semplicemente andare a bloccare qui con un punto dritto. Ok, e ho formato questa penza. Adesso io userò lo sbiego perché devo andare a rifinire questa parte qui e a creare praticamente le cinghiette. Adesso vado a prendere una striscia di sbiego, adesso vi do anche la misura. Allora, questo sbiego misura, quindi 44, misura 88 centimetri di larghezza ed ha un'altezza di 2 centimetri e mezzo. Allora, cosa faccio? Innanzitutto mi vado a cercare la metà. Adesso qui metto un segnetto perché devo realizzare praticamente le cinghiette e rifinire la parte superiore del grembiulino. Quindi qui c'è la metà, adesso apro, dove c'è la righina, qui, la riga dello sbiego, io prima mi centro la metà sulla metà del grembiule, così, e me lo vado a fissare con gli spilli, in questa maniera, così, e anche qui. E anche da questa parte. Adesso cosa faccio? Vado a cucire sulla linea che era piegata dello sbiego con un punto dritto fino a qui. Adesso vado a cucire qui sul segno e vi faccio vedere dopo cosa dovete fare. Allora, ho cucito da qui a qui, così. Adesso apro, così lo sbiego, piego così e mi vado a bloccare qui, così avrò rifinito il bordo di questo grembiulino. Nel frattempo vado a realizzare sempre con lo sbiego i laccetti che chiuderanno l'ombrellino. Adesso mi vado a prendere le mollettine e mi fermo sempre con un punto dritto, lo sbiego al grembiule. Quindi adesso mi vado a fare questa cucitura da qui a qui e successivamente vado a chiudere anche qui e qui. Io adesso vado a cucire qui vicino al bordo, qui, e mi fisso questo sbiego al grembiule, così, da qui a qui. Adesso che ho fissato lo sbiego sulla parte non rifinita del grembiulino, mi vado a chiudere anche questa parte qui, così avrò formato i laccetti per fare il fiocchetto poi dietro e annodare il grembiulino. Alle due estremità dovete rientrare in circa un centimetro il tessuto, così poi piegatelo così, fermate magari o con una mollettina o con uno spillo questa parte qui, metto la mollettina, e adesso mi vado a cucire piegando così lo sbiego a metà, questa parte aperta da qui a qui con un punto dritto e anche qui.
Stessa cosa farò anche da quest'altra parte, rientro il tessuto così all'interno di 1 centimetro, poi chiudo così a metà e faccio la stessa cosa anche qua, così avrò formato le cinghiette a grembiulino. Piegate per bene, magari se volete vi viene anche meglio stirate, così lo sbiego resterà ben fermo, piegato a metà e fermate, secondo me con le mollettine viene meglio, anche perché è molto piccolo questo spiego adesso, chiuso così. Quindi vi vado a fare questa cucitura e vi faccio vedere e iniziamo a realizzare il vestitino. Dopo le culotte e infine sottogonna e abbiamo finito. Grembiulino pronto, cinghiette fatte, grembiulino ben rifinito. Ok, adesso andiamo a realizzare il vestitino. Mamma mia, quanto è bella anche Nunu. Ok, allora per il vestito ci vorrà carta modello, ovviamente, e il tessuto. Allora, ritagliate il cartamodello, questo è un cerchio del diametro di 19 centimetri e mezzo. Voi lo ritagliate, poi lo dividete a metà, troverete il trattino dove tagliare il cartamodello. Una volta ritagliato, poi vi andate a ritagliare la metà di ogni, la metà di questo cerchio, perché una metà così e una metà saranno due maniche che io andrò a realizzare. Quindi mi ritaglio il cerchio, lo taglio così poi perfettamente a metà, me lo vado a tagliare, questo lo tolgo perché non serve più, prendete la prima manica e fate la seguente, su questa parte, sulla linea diciamo orizzontale, fate prima una rifinitura con lo zig zag e poi fate il bordino così di 1 centimetro, così per tutta la lunghezza. Stessa cosa per quest'altra, rifinitura sul bordo con lo zig zag e poi fate il bordino di 1 centimetro. Anche qui, sempre lunghezza punto 2, tensione del filo a 4. Una volta fatto l'orlino e la rifinitura, prendo del merletto, lo stesso con cui ho realizzato la cuffietta, mi vado a prendere la misura e lo vado a cucire sulla, dove c'è la cucitura della manica. Ok, e me lo vado a fissare così. Lo appoggio così e lo vado a cucire qui con un punto dritto, sia qui e sia qui. Allora, ho cucito il merlettino e ho tolto l'eccesso del merletto in più, l'ho tagliato. Adesso mettete la tensione del filo al massimo, la più lunga che avete, la lunghezza punto, scusatemi. E la tensione del filo la mettete qui a 9 al massimo. Tolgo il fermapunto, allungo un pochino il filo, al solito, e mi vado ad arricciare adesso. Vado a fare una cucitura a 1 centimetro dal bordo da qui fino a qui. Qui alzo poi il lago e lascio un po' di filo in più nell'eventualità che devo sistemare il riccio. Quindi inizio da qui, a 1 centimetro dal bordo, mi fermo prima dove c'è il merletto perché lì non vado ad arricciare, lascio un po' di filo in più e ho creato questa ricciatura. Adesso non dovete fare altro che mettere così, fate combaciare il merletto in questa maniera, magari sistemate un pochino la ricciatura, così. Ok, in questa maniera poi fate combaciare qui il merletto con il merletto e adesso dovete andare a fissare tutto con un punto dritto fino a giù. Mi raccomando, fate combaciare il merletto. Metto uno spillo qui, così abbiamo creato la manica. Quindi rimetto la tensione a 4, lunghezza punto anche a 2,5 va bene e inizio a fissarmi tutto. Blocco il punto e cucio. Ok, ho bloccato la ricciatura, togliamo questi fili e vado a risoltare la manica. Ok, giro e questa è la manica del vestitino di Nunu. Adesso prendo l'ala
e la vado a provare perché questa poi starà così. Aspettate, vi faccio vedere quella di Nanà, vedete? La stessa manica verrà messa così, la cucitura starà all'interno, in questa maniera. Adesso vado a realizzare con lo stesso procedimento anche l'altra manica e poi vado a realizzare il vestitino. Allora, adesso vado a realizzare la parte superiore del vestitino, questa qui, questa. Allora, Nana oggi ha fatto da modella. Ok, allora, sul cartamodello troverete questa sagoma qui e qui troverete la scritta in doppio perché non entra in tutto il foglio, quindi ehm, purtroppo devo postarvela così, ma anzi è meglio perché nel momento in cui voi prendete un tessuto che sarà l'esterno, quello che si vedrà, e poi per il tessuto interno non c'è bisogno di disegnare la sagoma, basta il rettangolo di tessuto che contiene chiaramente il cartamodello. Quindi prendete il tessuto, quello che sarà fuori, quello che si vedrà, lo piegate a metà, così, il cartamodello è questo, aspettate me lo centro bene, poi mettete il tessuto in doppio, dritto con dritto, appoggiate dove c'è la scritta in doppio, così sulla parte chiusa, e disegnate il contorno. In questa maniera anche l'altro lato, quindi l'altra parte diciamo del vestito, verrà perfettamente identica a questa, perché li ritagliate praticamente insieme. Quindi anzi verrà più preciso il, diciamo, il taglio e la sagoma. Quindi mi vado a disegnare il contorno, così. E a questo punto io adesso vado a fermare per bene il tessuto e me lo vado a ritagliare. Devo velocizzare ragazze, quindi metto gli spigli, adesso poi vi faccio vedere. Devo velocizzare perché questo video sarà molto lungo, io vi avviso. Non so se riuscirò a postarlo tutto in una volta, quindi a editare il video così lungo, perché le riprese io le faccio col telefonino. Quindi se non riesco, prima vi pubblico la prima parte e così un'ora, 2 orette dopo la seconda parte, il tempo che YouTube mi carica l'altro video. Se invece riesco, ve lo pubblico tutto in una volta, ma il caricamento sarà abbastanza lungo perché ci sono vari passaggi per i vestitini della paperotta, ma il procedimento è facilissimo, è solo per i passaggi lunghi che ci sono. Adesso mi vado a ritagliare sul disegno della sagoma che ho disegnato, che ho messo adesso da parte perché non mi serve più. Quindi vado a ritagliare il tessuto sul disegno. Poi continuo e vi faccio vedere. In questa maniera vi ritroverete anche l'altro lato perfettamente identico all'altro. Allora, per l'interno, quindi per la fodera, io userò un tessuto 100% cotone a tinta unita, tanto è all'interno e non si vedrà nulla. Se voi avete un dritto, mettete adesso dritto col dritto, così. E adesso andate, vedete che è un rettangolo di tessuto, il secondo tessuto, quindi non c'è bisogno di fare due sagome identiche. L'importante è che entra tutto diciamo, nella sagoma. Quindi adesso fermate per bene tutto intorno con gli spilli e poi vi dico come dovete andare a cucire. Io vado a fermare tutto e vi faccio vedere, se no il video si allunga. Ok, adesso che ho fermato tutti e due i tessuti messi dritto con dritto insieme, io inizio la cucitura qui. Mi distanzio dal bordo di 1 centimetro e vado a fare questa cucitura su tutto il contorno, così, su tutto il contorno. E poi mi fermo qui e blocco il punto, perché questa parte deve restare completamente aperta, non cucita. Lunghezza punto 2 e tensione del filo a 4, quindi inizio la mia cucitura distanziandomi dal bordo di 1 centimetro. Ok, blocchi il punto e inizio a cucire. Mi sposto e vado a cucire sempre a 1 centimetro dal bordo. Blocco e vado a cucire a 1 centimetro. Mano a mano mi levo anche gli spilli.
sempre a 1 centimetro dal bordo. Allora, ho cucito, adesso tolgo gli spilli che sono rimasti attaccati. Vedete, ho cucito praticamente qui e ho fatto tutto praticamente il contorno, distanziandomi dal bordo di 1 centimetro. Adesso mi vado a ritagliare il tessuto in eccesso, distanziandomi dalla cucitura di pochi millimetri. Quindi inizio e mi vado a ritagliare l'eccesso. Qui agli angoli chiaramente fate un piccolo taglietto così, lasciate poco tessuto, se no non usciranno per bene fuori quando andiamo a risvoltare adesso il vestitino. Allora, per me è un po' difficoltoso vedere la cucitura perché il tessuto è chiaro e adesso me lo vado a ritagliare. Sto attenta qui vicino alle cuciture a non toccarle, proprio perché mi sto distanziando di qualche millimetro. Così. Ok, qui tolgo gli angoli, un pezzettino e continuo a ritagliare il tessuto. Soprattutto nelle parti curve state attente quando vi avvicinate alla cucitura, altrimenti si scuce, è un peccato dover ricucire poi nuovamente. Ok. Adesso continuo con calma e vi faccio vedere. Ok, adesso posso andare a risvoltarmi la parte superiore del vestitino. Piano piano me la vado a tirare fuori e poi mi tiro per bene fuori anche gli angoli. Io vi consiglio sempre di stirare. Ok, adesso mi tiro fuori gli angoli e anch'io lo vado a stirare. Quindi tiriamo fuori gli angoletti, per bene, e anche le cuciture. Ok, perfetto. Adesso prendo il ferro da stiro e mi vado a stirare per bene, mentre aprite quel po' di cucitura che c'è, così magari anche con le dita, o vi aiutate con un ago anche a tirare fuori questi angoli. Ok, perfetto. Ok, vado a stirare e continuiamo la parte inferiore del vestito. Adesso prendo la parte inferiore del vestito. Questa striscia di tessuto è messa in doppio e misura 50 di qua, quindi 1 metro di larghezza. L'altezza invece è di 21 centimetri. Allora, a questa striscia di tessuto io prima farò il volant da applicare qui. Allora, Nana ha la rouge, vedete? Ha il vestitino con la rouge applicata qui sul bordo dell'abitino. Quindi, intanto io mi vado a realizzare la rouge, perché la rouge va attaccata prima al vestitino, prima di arricciarlo. Questa striscia di tessuto, e io ho già fatto un orlino di 1 centimetro, devo fare adesso l'altro sulla parte superiore. Quindi misura 7 centimetri, a cui io adesso farò il bordino che ho già fatto sul lato lungo e adesso devo fare l'altro orlino così di 1 centimetro sull'altro lato lungo. Questa striscia misura il doppio della larghezza del vestitino, quindi il vestitino è 1 metro di larghezza, il volà sarà il doppio, quindi 2 metri. Aspettate che vi misuro il volantino. Allora, questa striscia misura, quindi sono 50, un pochino di più, sono 53 ed è piegato in 4, 1, 2, 3, 4, quindi sono più di 2 metri, saranno 3, 6, 9, 12, sono 2 metri e 12 di larghezza. Ok, quindi adesso prima fate l'ordino su tutte e due le estremità lunghe, l'ordino di 1 centimetro, e poi fatelo anche qui alle due estremità corte. Ok, quindi vado a fare l'ordino e poi vi faccio vedere il prossimo step. Adesso che ho fatto il bordino, quindi l'orlino su tutto, su tutti e quattro i lati, quindi sulle due estremità lunghe e sulle due estremità corte,
quindi è finita questa striscia. Adesso io mi posiziono sulla metà di questa striscia, io vado a occhio e andrò ad arricciare qui, sempre aumentando la tensione del filo al massimo, quindi a 9, e la lunghezza del punto a 5. Non blocchi il punto, al solito metto sempre un po' di filo in più e inizio ad arricciarmi qui sulla metà di questa striscia e alla fine di questa striscia sollevo l'ago e lascio sempre un po' di filo in più, ok? Allora, dopo aver realizzato questa bella ruche, la prendo, la metto da parte, prendo la parte inferiore del vestitino che ancora non è rifinito. Cosa dovete fare? Allora, per prima cosa dovete andare a fare un orlino sulla parte inferiore di questo vestitino. Quindi fate il doppio orlino di 1 centimetro e andate a cucire con un punto dritto per tutta la larghezza. Allora, adesso che ho fatto l'orlino su un'estremità lunga, mi vado a fare un orlino sempre di 1 centimetro alle due estremità corte, sia qui che qui, così. Fate mezzo e mezzo e andate a cucire sempre con un punto dritto, sia qui che qui. Adesso, dopo aver fatto l'orlino anche alle due estremità corte, io mi prendo la mia rouge e mi vado adesso a misurare, o se devo arricciare ancora di più, oppure se devo allentare la rouge. Allora, io la vado innanzitutto a posizionarmela qui, dove c'è praticamente la cucitura dell'orlino. Quindi appoggerò il bordo della rouge qui e il bordo della rouge sul bordo del vestitino. Quindi intanto me la sistemo e me la fermo per vedere se questa rouge come larghezza va bene o se la devo arricciare o se la devo allentare. Mi sistemo nel frattempo anche la ricciatura e mi vado a prendere la misura. Allora, questa mia rouge è un pochino lunga, quindi vedete c'è questo eccesso, quindi io che cosa faccio? Mi vado così a occhio a tagliare questa rouge e mi vado a fare l'orlino sull'estremità, questa corta, così. Faccio il doppio orlino con un punto dritto e mi continuo questo pezzettino di arricciatura e me lo vado a fissare qui e posso iniziare a cucire sulla metà di questa rouge, sulla stessa cucitura dove ho arricciato, lunghezza appunto 2,5, tensione del filo a 4 da qui fino a lì. Dopodiché iniziamo ad arricciare anche il vestitino. Quindi adesso mi vado a posizionare sulla metà di questa rouge, praticamente andrò adesso a fissare la rouge cucendo proprio qui sulla stessa cucitura dove ho arricciato, quindi lunghezza appunto 2,5, tensione del filo a 4. Allora, ho tolto gli spilli, ho fissato la rouge, vedete ho cucito la rouge al vestitino, adesso di nuovo togliamo il fermapunto, allunghiamo il filo, la lunghezza del punto più lunga che avete, togliamo il fermapunto, tensione del filo a 9, allungate adesso un pochino il filo in eccesso, il filo qui della macchina da cucire e vado adesso ad arricciarmi qui la parte superiore. Quindi potete farlo eventualmente anche con un punto fissa. Io lo andrò a fare così con la macchina da cucire, sempre aumentando la tensione e la lunghezza del punto. Quindi vado ad arricciarmi a bordo piedino questa parte del vestito. Quindi continuo, sempre alla fine sollevate l'ago e lasciate un po' di filo in più, in modo tale che adesso possiamo andare ad assemblare il vestitino. Allora, una volta effettuata questa ricciatura, cosa faccio? Prendo la parte superiore del vestitino, adesso lo devo andare ad unire alla parte inferiore. Cosa faccio? Ho lasciato questi fili in più perché adesso io mi devo portare questa misura e la devo andare a mettere praticamente a bloccare qui su questa ricciatura, quindi mi vado a stringere con un filo delicatamente, vado a tirarlo piano piano altrimenti si spezza e mi porto questa misura a questa misura, quindi vado ad arricciarmi così il tessuto, mi vado ad arricciare un pochino anche qui, prendo il filo giusto e me lo vado così ad arricciare. Adesso mi posiziono qua sul dritto
e metto righine con righine praticamente, perché comunque è dritto, questo è l'interno. Mi fisso qui il vestitino sul bordo dove ho arricciato e metto intanto uno spillo qui. E adesso mi vado anche a tirare questo filo piano piano, tiro e me lo porto a questa misura così e mi fermo quest'altra estremità sempre con lo spillo così. E adesso mi vado a distribuire per bene tutta questa ricciatura sul bordo della parte del corpino, ecco, così. E me lo vado a fissare però anche con le mollettine o con gli spilli, no, se è meglio con gli spilli. Vabbè, metto lo spillo qui così starà ben fermo e mi vado a fissare tutto. Inizio, ragazzi, perché il video sarà veramente lungo. allora, allora, continuo a fissare e vi faccio vedere. Allora, ho fissato la parte superiore del vestitino, vedete, sul bordo che ho arricciato della gonnellina, della parte inferiore. Aspettate, qua metto un altro spillo. Adesso cosa dovete fare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a cucire qui sotto la cucitura dove abbiamo arricciato, praticamente appena appena sotto. E andate a cucire con un punto dritto, lunghezza punto 2,5 e tensione del filo a 4, da qui a qui. Allora, ho cucito e adesso cosa dobbiamo fare? Ormai si può dire che è finito. Vedete, ho fatto questa cucitura, qua c'è un altro spillo che non ho visto. Dov'è? Eccolo qua. Vi ritroverete così, avete già formato il vestitino, guardate quanto è bello, non vedo l'ora di metterlo a nanà. Adesso tutto questo eccesso di tessuto io lo vado a ritagliare un po' e poi mi vado a fare una rifinitura con lo zig zag. Quindi mi tolgo un pochino, circa lascerò 1 centimetro, mi tolgo tutto questo eccesso e me lo vado a rifinire con lo zig zag, così. Vedete? Adesso zig zag da qui fino a qui e così andrò a rifinire per bene il vestitino. Poi se volete potete fare anche una ribattitura vicino al bordo, ma io non la farò, non necessita. Ho fatto, ho rifinito il vestitino ed è pronto. Adesso andiamo a realizzare le culotte e il sottogonna e abbiamo finito e possiamo andare a vestire a Nunu. Quindi metto da parte e prendo il tessuto per realizzare le culotte. Le culotte prendo un tessuto, do la misura, questo tessuto misura 30 per 48 di larghezza ed è un tessuto di cotone, 100% cotone. Con questo tessuto si realizzano anche le lenzuola, le federe, dei cuscini. Allora, cosa dovete fare? Per prima cosa andate a fare un bordino su una estremità lunga e dopo sull'altra estremità lunga con un punto dritto, lunghezza punto 2,5 e tensione del filo a 4, quindi doppio orlino qui e doppio orlino qui. Ora ho fatto l'orlino sulla parte inferiore e superiore sul lato lungo, doppio orlino. Adesso prendete il tessuto e mettetelo dritto con dritto, così piegate la metà e qui andate a fare una cucitura a 1 centimetro dal bordo e poi fate una rifinitura con lo zig zag. Allora, cucitura e rifinitura con lo zig zag. Adesso questa cucitura deve stare dietro, quindi mettetela sulla metà del tessuto così, il bordino è sopra e il bordino è sotto, poi prendete il metro, adesso andate a cercare la metà di questo tessuto, allora mi dà 22, mi vado a centrare la metà che è 11, poi salgo di 12 centimetri e traccio una linea sempre con la penna cancellabile, poi distanziatevi da questa linea sia a destra che a sinistra di mezzo centimetro, mettete un segnetto, no, mezzo, sì, mezzo e mezzo centimetro di qua. E adesso dovete tracciare queste altre due linee così e così a mezzo centimetro dalla linea centrale e poi andate ad arrotondare questa parte qui. Vi ho già fatto praticamente lo stesso tutorial nei vestitini della renna, la renna Rudolph, cambia solo la misura chiaramente. Allora, una volta fatta questa linea, io mi vado a fermare l'interno con uno spillo, adesso metterò quello più piccolino se no non posso passare col piedino, e inizio a fare questa cucitura bloccando il punto qui
poi vado, giro, scendo e blocco il punto. Dopo aver fatto questa cucitura vado a tagliare qui sulla linea dei 12 centimetri, farò un taglio con la forbice qui. Ok, ho fatto questa cucitura qui e adesso vado a tagliare qui su questa linea dei 12 centimetri, quella che avevo segnato prima, così. E sto attenta a non toccare le cuciture. Faccio dei piccoli taglietti anche qui sulla parte curva, così, e mi vado a tagliare questo eccesso, così. E le culotte sono pronte. Vado a portarle sul dritto e poi verranno fissate qui e qui con un nastrino. Ok, questa è la parte dietro e questa è la parte davanti, magari stirate che è meglio. Ok, andiamo a realizzare il sottogonna e poi vestiamo la paperotta. Allora, questo tulle, che è di 4 strati, ha una lunghezza di 1,35 m, quindi largo 1,35 m e l'altezza è di 20 centimetri. Cosa dovete fare? Dovete adesso andare ad arricciare sul bordo. Prima cosa dovete adesso andare ad arricciare qui questi 4 strati di tulle per tutta la misura, per tutta la lunghezza. Sempre io ho allungato, ho messo il punto più lungo che ho che è 5, la tensione del filo la metterò a 8, non metti il fermapunto al solito e lascio un po' di filo in più. Prima me lo vado ad arricciare così e dopo vi faccio vedere che cosa andrò a realizzare, perché il tulle, questo sottogonna si potrà anche togliere la paperotta, quindi adesso l'altro passaggio ve lo faccio vedere dopo. Intanto mi vado ad arricciare il tulle. Quindi. Io continuo e vi faccio vedere dopo. Ok, ho arricciato, adesso prendo un nastrino in organza, prendo un ago con la cruna abbastanza grande e inserisco un po' di nastro, ne taglio un po' e dove sono andata ad arricciare con la macchina da cucire, vedete qua c'è la ricciatura, adesso io vado a realizzarmi il punto filza, così entro ed esco per tutta la lunghezza. Ok, vedete, faccio passare il nastrino. Allora, continuo e vi faccio vedere alla fine, così velocizzo il video, che è già abbastanza lungo. Piano piano, così. Continuo, man mano mi sistemo qui. E una volta fatto, dobbiamo andare a pareggiare il tulle. Allora, sono arrivata alla fine, tolgo l'ago, lo sistemo qua. E adesso mi vado a sistemare tutta questa ricciatura e questo filo di cucitura che ho fatto con la macchina da cucire me lo vado a togliere tirandolo, così si vedrà solo il nastrino. Ok, devo allentare ancora chiaramente perché è troppo arricciato. Vedete, ci sono tanti passaggi, quindi il video risulterà lungo solo per quello, non perché è difficile realizzare qualsiasi cosa. Ecco, allora, taglio un po', adesso mi prendo questo filo di cucitura e me lo vado a tirare, così vado a togliere questa tipo imbastitura, ecco. Adesso poi con calma lo andrò a togliere, perché adesso dobbiamo iniziare a vestire a nunù. Vedete, si toglie facilmente. Questi adesso sono tutti piccoli dettagli che io farò dopo. Intanto adesso prendo a nunù. Vabbè ragazzi, lo faccio dopo con calma perché ci vuole tempo, ma non è per niente difficoltoso. Ok, già l'ho tolto, pensate un po'. Ok, va bene. Allora, prendiamo il nunù. Adesso piegatelo in due, così, come se doveste sistemare un pompon, e andate a pareggiare il tulle, così.
anche perché era troppo lungo. Ok, una volta pareggiato lo andiamo ad indossare a Miu. Però prima mettiamo le culotte. Prendiamo sempre un nastrino ago con la cruna abbastanza grande e andiamo a bloccare le culotte. Quindi andiamo ad arricciare adesso qui e anche qua sotto. Come? Prendete del nastrino, aspettate, scelgo un nastrino. Adesso prendo il nastrino, lo stesso colore che ho utilizzato per fare il punto fizz al tullo, lo taglio così a mo' di spiego, prendo un ago, lo inserisco all'interno e adesso vado ad arricciare le culotte sia qui che qui. Il risultato, vedete, sarà questo. Adesso vado a fare il punto fizza qui sopra innanzitutto inizio da qui, dove dopo farò il fiocchetto. Quindi inizio da qui, cucio e faccio questo punto fizza sopra la cucitura dell'orlino che ho fatto alle culotte. Quindi faccio questi punti regolari e faccio passare solo un'estremità, questa corta, del nastrino qui. Ma se volete potete anche mettere l'elastico. A me piace decorarlo così. E così ho fatto anche per Nanà. Quindi mi tiro fuori questa estremità e mi continuo il punto fizza. Poi arrivo qui e vado a fare il fiocchettino. L'ho fatto vedere anche in altri tutorial. Allora, continuo e la stessa cosa andrò a fare qui. Esco solo un'estremità. Allora, continuo velocizzando e così vi faccio vedere dopo. Allora, adesso prendete i bottoncini a pressione. Se non li avete, potete anche cucire a mano un bottoncino o anche un piccolo strappo. Potete anche, diciamo, ovviare se non avete questi bottoncini con dello strappo o con la cucitura a mano. Allora, intanto mi preparo i bottoncini, quindi maschio e femmina, 2 maschio e 2 femmina, 1 e 1, e inizio a mettere i bottoncini. Allora, questa bretellina deve praticamente essere poi applicata così, deve stare così. Idem per questa. Quindi, cosa facciamo? Vi cercate la metà di questa parte qui, mettete un segnetto sulla metà, qui vabbè piccolino, andate ad occhio, e adesso dobbiamo mettere il bottoncino qua e un bottoncino qua. Chiaramente io scendo poi di 1 centimetro dove andrò a posizionarmi il bottoncino qui sulla metà. Allora prendo il punteruolo e mi vado a realizzare il foro scendendo di 1 centimetro, così. Poi prendo questo bottoncino, quello con la punta, me lo so persa ragazze la fretta, vabbè, entro qui all'interno il bottoncino, ecco fatto, in questo modo. Adesso mi vado a prendere o il maschio o la femmina, lo spingo così all'interno, prendo l'attrezzo e vado a stringere forte forte, mi vado a fissare il primo bottoncino e questo qui è il risultato. Adesso, considerando che deve andare così, mi vado a
fare il foro qui dove avevo preso il segno, sulla metà, scendendo di 1 centimetro. Questo bottoncino qui che mi sembra un po' difettoso, aspettate che lo butto, ne prendo un altro, lo inserisco qui all'interno, così, faccio uscire la punta e siccome qui ho messo la femmina, qui andrò a mettere il maschietto, che è questo circolare, con questo, diciamo, con questa profondità circolare. Lo inserisco qui all'interno e mi vado a fissare anche questo. Stringo bene e il primo bottoncino è stato messo e questo sarà il risultato, vedete? Ok, adesso faccio la stessa cosa anche di qua. Scendo di 1 centimetro, qui cerco la metà, scendo pure qua di 1 centimetro e vado a fare la stessa identica cosa. E poi vado a chiudere il dietro del vestitino e lo vado ad indossare alla paperotta. Bottoncini messi, adesso prendo a nunù perché devo andare a mettere i bottoncini anche dietro. Allora ragazzi, a me sembra troppo lungo e io lo preferisco un pochino più corto, mi vado ad accorciarmi il tulle, lo preferisco un pochino più corto. Ok, questo è il lavoro che potete fare anche dopo. Ok, vado così a occhio. Ok, e questa parte qua, perfetto, adesso mi sta più che bene. Ok, sì, adesso prendi il vestitino, lo posiziono così perché devo andare adesso allora a creare adesso anche diciamo la chiusura con i bottoncini dietro, quindi considerando che ancora devo mettere le ali, quindi bottoncino lo metterò qui, un altro bottoncino lo metterò qui, così adesso mi prendo le misure e un altro bottoncino lo metterò qui, così starà ben chiuso, quindi metterò 3 bottoncini, quindi ne metterò uno qui per tenere chiuso qui sul collo, lo metto qui, un altro lo metterò qui e un altro più o meno qui sulla metà, qui. Quindi mi vado a posizionare gli altri 3 bottoncini a pressione, ma potete o cucire o mettere anche dello strappo se non avete questo tipo di bottoncini. Ok, iniziamo ad assemblare. Messo i bottoncini a pressione. Adesso cosa bisogna fare? Prendiamo la bella Nunù e indossiamo il vestitino. È bellissima Nunù, anche lei è bellissima. Allora, mi vado a chiudere intanto il vestitino. Quindi, prima il primo bottoncino, poi l'altro. Adesso me la sistemo tutto qua, adesso sistemiamo le papere, è bella pomposa come potete vedere con il tulle messo sotto e chiudiamo anche l'ultimo bottoncino. Amore, bellissima è Nunu. Sono innamorata di queste paperotte, guardate che meraviglia, ma è adorabile. Sono adorabili le paperotte. Allora, adesso andiamo ad incollare tutto, però prima andiamo a mettere, mi sono persa le ali, eccole qua. Adesso prendete la manica e andate a cucire. Allora, inserite l'ago all'interno, dove c'è la cucitura della manica, questa deve stare interna, quindi esco l'ago qui, faccio uscire dalla cucitura, fate il nodino, usate un filo resistente, anche quello da uncinetto va più che bene, il l'ago deve essere lungo, anche 10 cm va più che bene di misura. Poi rientro l'ago e mi vado adesso, l'ala deve stare così e la cucitura di qua, mi vado a cucire l'ala alla manica perché, e poi esco nuovamente di qua, perché altrimenti poi la manica uscirà. Quindi rientro, mi fisso la manica all'ala, così, perfetto. No, deve stare così internamente questa. E adesso tiro e mi vado qui a cucire. Allora, dove c'è praticamente l'apertura, dove va inserita adesso l'ala, io entro qui l'ago e lo faccio uscire dall'altra parte. Allora, in questo momento i bottoncini li posso anche aprire, questi delle bretelle, così mi agevolo questo passaggio. Quindi sbottono qui il bottoncino, ma io lo tolgo anche qui, ragazzi, perché tanto ho questa comodità del bottoncino. Quindi faccio passare l'ago qui e lo faccio uscire dall'altra parte, di qua, dove poi metteremo l'altra ala e mi vado a tirare qui, così, deve stare così. Ok, adesso rientro nuovamente da qui ed esco da quest'altra parte.
da dove praticamente io sono entrata prima, dal foro, qui, così, tiro e mi vado adesso a fissare, così tiro, mi vado qui a entrare l'ago, così, e me lo vado a bloccare. Ne faccio un altro, così, e me lo vado qui a bloccare adesso, così, tiro, e l'ala è fissata. Adesso taglio, e la prima ala, guardate che bella, l'abbiamo messa. Adesso faccio la stessa cosa anche di qua, dove c'è il foro, entro, prima mi vado a bloccare la manica all'ala e poi vado a fare lo stesso identico procedimento. Ragazzi, ve lo faccio vedere adesso velocizzato, ma sarà uguale a come ho messo quest'ala, perché il video sarà veramente lungo e avrò forse difficoltà anche a editare il video. Adesso vado ad allacciare anche il grembiulino e poi incolliamo il cappellino. Ecco fatto. Ok, guardate che amore. Adesso vado ad incollarmi questa parte qui del cappello, però inizio da qui. Io inizio prima da dietro e mi vado a fissare con dei punti di colla qui e poi qui, il laterale, qui. Quindi la pistola è accesa e inizio a fissarmi il cappellino. Quindi metto dei puntini di colla qui, qui e anche qui. E poi il davanti. Quindi qui, vado così. Qui. Adesso tolgo lo spillo che avevo messo all'inizio quando avevo realizzato il cappellino. Adesso taglio qui questo imbottitura e continuo ad incollarmi il cappellino. Adesso prendo queste perle profumate, sicuramente voi le conoscete, sono le classiche perle che si utilizzano come ammorbidente per il bucato in lavatrice. Ha un profumo meraviglioso, ne prendo un po', prendo un sacchettino in tulle e inserisco all'interno queste perle profumate. Poi chiudo e metterò sia a Nanà che a Nunù queste perle profumate. Le metterò sotto la gonna. Qui, li attaccherò qui. Faccio passare attraverso dove ho fatto il punto fizza alle culotte e vado a realizzare il fiocchettino qua. Così, così questa bella paperotta sarà pure profumata. Ecco fatto. E avranno anche il loro nome. Io ho scritto il loro nome su un cuoricino in legno con la penna ad inchiostro indelebile nero. Poi ho messo dello spago e adesso andrò ad attaccare il proprio nome ad ognuna di loro. Nunu è terminata, guardate quanto è bella, insieme a Nanà, sono tutte e due veramente due belle paperotte. Il tutorial è finito, nella descrizione del video vi posterò il cartamodello completamente gratuito. Seguite attentamente la descrizione del video per i vari passaggi. Vi metterò anche il link dove potete acquistare l'ombrellino, ma se non lo trovate in un negozio anche cinese, a breve, quindi tra qualche giorno, vi farò il tutorial dell'ombrellino fatto con delle bacchette di legno. Non sarà uguale a quello, ma verrà ugualmente carino. Io vi ringrazio, mi raccomando, se vi è piaciuto il video condividetelo,
mettete un cuoricino se vi è piaciuto il video, un commento se vi fa piacere e a chi non è iscritto iscrivetevi al canale. L'iscrizione è gratuita e attivate la campanella, così ogni qualvolta pubblicherò un tutorial vi arriverà una notifica. Io, Nanà e Nunu vi salutiamo, vi ringraziamo e ci vediamo a breve col tutorial dell'ombrellino e successivamente farò il maschietto Paper 8, si chiamerà Paper 8, già ho scelto il nome. Grazie ancora e ci vediamo tra qualche giorno per il nuovo tutorial. Ciao!